Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi andremo a recensire un televisore molto interessante. Il suo nome è Mez MNH7000Z. È uno smart TV QD mini LED che si candida per essere la televisione perfetta per chi magari guarda serie TV, film oppure anche partite con gli amici in ambienti luminosi o semplicemente non ha la possibilità di oscurare adeguatamente la propria abitazione. Dopo infatti andremo a fare un test con le tapparelle aperte per far vedere quanto poco riflette lo schermo di questo Mez anche sotto la luce del sole. Della serie MNH70 ci sono 4 versioni, 50 pollici, 55 pollici che è quella che andremo a verificare nella recensione di oggi, 65 pollici e per gli amanti degli super televisori fanno anche il modello da 75 pollici. E prima di partire con la sigla vi ricordo che se alla fine di questa recensione sarete interessati a questo Mez MNH7000Z vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. È dotato dei classici attacchi del montaggio Vesa se lo volete attaccare alla parete, altrimenti vi basterà attaccare i due piedini che sono di piccole dimensioni per cui non danno fastidio a livello estetico. Il televisore è veramente sottilissimo, guardate rispetto al mio dito, perfetto per chi è amante dello stile minimalista ed è frameless, guardate non si vede la differenza tra la fine della cornice e l'inizio del pannello. Per quanto riguarda le porte è dotato di porta LAN, l'optical per quanto riguarda il sound, 3 porte HDMI 2.1 di cui una eARC, 2 USB, i 2 connettori per la TV satellitare e la TV analogica e anche lo slot per poter utilizzare la televisione con gli auricolari. E ora siamo nella dashboard, andiamo a vedere la velocità di navigazione e direi che non è affatto male. Potete utilizzare Google TV per vedere film, programmi e anche utilizzare tutte le principali applicazioni. Per quanto riguarda gli ingressi abbiamo ovviamente l'home page, l'antenna per i canali analogici, 3 slot HDM, l'1, il 2 e il 3. Potete anche gestirli singolarmente impostando il pin e modificando il nome. È compatibile con il Bluetooth, il Wi-Fi e vi consiglio di connetterla al Wi-Fi di casa così potrete scaricare gli aggiornamenti e sfruttare tutte le piattaforme in streaming. Per quanto riguarda le personalizzazioni delle immagini abbiamo un mare magnum di impostazioni che faranno contenti i più smanettoni. Potete modificare la nitidezza, la tonalità, la saturazione, il contrasto, la luminosità, ma anche la retroilluminazione. Ci sono tantissime impostazioni che potete personalizzare sia per la luminosità, il controllo del contrasto, ma anche per l'affaticamento della vista. Infatti se scendete verso la fine potete settare su 3 livelli di protezione: spento, basso, medio oppure alto, se per caso magari siete un po' stanchi e non volete affaticare la vista prima di andare a letto. Potete anche modificare la regolazione dei colori, il bilanciamento del bianco e tantissime altre funzioni veramente interessanti. E concludendo il tour delle impostazioni andiamo nella modalità sound. Avete varie modalità: la modalità utente personalizzata con le vostre caratteristiche, standard che è quella classica, stadio, notizie, musica, film e modalità gaming. Potete attivare e disattivare l'audio Dolby, attivare o disattivare gli speaker e, come vi avevo anticipato durante l'analisi del case, una porta supporta l'eARC. E dopo aver completato l'analisi del case e delle porte andiamo ad addentrarci nella parte un po' più tecnica. A partire dal matte screen ultra, la microincisione crea una texture invisibile a livello nanometrico sulla superficie del vetro, invece di riflettere la luce la spezza e la diffonde. Il secondo punto fondamentale di questo televisore è lo strato Ultra Clarity che si occupa della pulizia dell'immagine, esalta il contrasto e i neri fornendo brillantezza, e con lo strato Ultra Wide View combina il pannello ADS e la tecnologia OmniView garantendo una visione perfetta da ogni angolazione. Ho posizionato di fianco un televisore della Sony sempre 55 pollici per farvi capire quanto questo pannello della Mez è veramente antiriflesso rispetto alla concorrenza. E per fare un test più estremo ho aperto sia la finestra, la porta finestra e ho anche acceso i LED della sala. Guardate, nonostante le luci e anche tutte le finestre aperte non si vede un riflesso che disturba la visuale. Guardate invece il TV della Sony, si vede perfettamente in questa zona il riflesso del mobile alla sinistra, causando un fastidio non di poco durante la visione. La differenza si vede ulteriormente a schermi spenti. Questo è il Mez e questo invece
invece il Sony sembra quasi uno specchio, si vede il pavimento della mia abitazione e questa capacità di non riflettere la luce che ha questo pannello della Mez è un bel vantaggio anche per quanto riguarda la pulizia, perché tutte le ditate e le varie imperfezioni su uno schermo normale vengono amplificate dall'effetto specchio, problema che non avrete sul pannello di questo MNH 7000Z. Questo televisore ha un processore con una NPU integrata che lavora all'ottimizzazione delle immagini in tempo reale grazie all'intelligenza artificiale. E parlando di TV in generale, sapete anche voi che gli OLED sono i re dei neri e degli scuri profondi, ma hanno un problema abbastanza rilevante, almeno per alcuni, ossia che richiedono un ambiente molto buio per funzionare al 100%. Problema che non ha questa Mez che sto testando da praticamente un mese, perché magari non raggiunge la perfezione e la qualità dei neri come un OLED, ma rispetto agli OLED ha una qualità nettamente migliore quando si utilizza sotto la luce del sole o semplicemente in ambienti luminosi, anche perché onestamente il più delle volte, magari quando guardiamo la televisione in famiglia o con amici, non siamo proprio in un ambiente completamente oscurato, ma magari una luce della stanza è sempre accesa un po' per favorire la conversazione o semplicemente perché si guarda il televisore mentre si mangia, per cui a titolo personale preferisco un televisore che sia perfetto in quasi tutte le occasioni rispetto a un televisore che dà il meglio di sé solo in assenza di luce. Ma il vero salto di qualità Mez lo fa con i dettagli costruttivi. Il pannello non usa dei LED standard ma dei chip speciali a 16 cristalli e questo porta ad avere tantissimi vantaggi come luminosità e colore più intensi perché spingono la brillantezza al massimo rendendo i colori vividi e le immagini chiarissime anche se guardate la TV in pieno giorno. La luce resta costante e uniforme su tutto lo schermo eliminando quelle fastidiose zone d'ombra e i cali improvvisi di luminosità e ovviamente affidabilità nel tempo perché il lavoro è diviso su 16 cristalli, nessuno di loro deve mai sforzarsi più del necessario. Questo significa che la TV scalda pochissimo, i componenti sono più protetti e di conseguenza la vostra TV durerà molto più a lungo negli anni senza perdere di qualità. E a proposito di riduzione delle temperature, visto che voi siete un pubblico molto esigente, ho qui con me una termocamera. Dopo 3 ore di recensione la televisione ha una temperatura intorno ai 36-37 gradi e visto che sono qua vicino con la telecamera vi voglio fare vedere come si vede bene anche lateralmente, per cui se avete una sala grande o invitate tantissime persone, chi si siederà molto di lato non avrà un peggioramento della qualità. E ora mi sono tolto il microfono perché vi voglio far sentire in maniera chiara e dettagliata la qualità degli speaker. Sono 2 speaker da 10 watt di questo Mez e lo andremo a fare con i comandi vocali perché grazie al telecomando potete navigare e cercare direttamente sul televisore utilizzando la voce. Vai su YouTube e cerca video Costa Rica in 4K. Sentite che potenza! Come potenza assoluta non è male. Se avete magari un party con tanto casino musica non avrete problemi di sentire il volume del televisore. Il segreto della qualità di immagine di questo televisore sta nella tecnologia QD Mini LED che unisce il meglio di 2 mondi. Da un lato il Quantum Dot agiscono come un filtro magico per rendere i colori ultra brillanti, dall'altro i mini LED rappresentano il motore della luminosità utilizzando migliaia di minuscoli LED microscopici per un controllo millimetrico delle zone di luce e di ombra. Ed è anche compatibile con la modalità Chromecast. Adesso la andiamo a provare direttamente col mio cellulare. Vediamo se si connette in tempo reale, se è già connesso, per cui avete visto anche la connessione del televisore non è male. Proviamo ad andare su YouTube e casualmente sono cascato sul mio canale e sono felice che funzioni perfettamente perché la funzione Chromecast io lo utilizzo quasi tutti i giorni. Inoltre, grazie alla presenza del Full Array Local Dimming, questo pannello supporta un sistema di oscuramento a zone indipendenti. Invece di avere una luce sempre accesa dietro lo schermo, i mini LED si accendono e si spengono
solo dove serve. Questo mezzo per tenere bassi prezzi sfrutta un piccolo trucco tecnologico chiamato HSR 120 Hz. In pratica permette allo schermo di comportarsi come se fosse più veloce, e se siete dei gamer sapete anche voi l'importanza del refresh rate, e questa escamotage gli permette di avere un costo nettamente inferiore rispetto ad altri televisori competitor, che per avere un refresh rate di 120 Hz dovete sborsare anche più di 800 euro. E ovviamente questo televisore è anche dotato di VRR che sincronizza la frequenza del televisore con quella della console. È presente la modalità auto low latency, utilissima soprattutto se siete dei videogiocatori, perché appena accenderete la console il televisore in automatico attiverà tutte le impostazioni e i parametri perfetti per i videogame. È dotato anche di compensazione del moto, un sistema che inventa fotogrammi intermedi per rendere i movimenti ancora più fluidi, e sicuramente in questa mischia paurosa è una caratteristica molto utile. Per quanto mi riguarda, la tecnologia QD Mini LED è veramente approvata, perché di notte comunque si vede bene, ma in ambienti luminosi con la luce artificiale o direttamente colpiti dalla luce del sole non perde di qualità, e questo è un bel plus per poter guardare i programmi con amici alla sera mentre si cena, senza l'obbligo di stare completamente al buio per non perdere la qualità. A differenza dei mini LED normali che usano dei comuni filtri di plastica colorata, un sistema QD Mini LED riesce a riprodurre miliardi di sfumature in più avendo una fedeltà cromatica impeccabile. Anche l'audio si è dimostrato interessante, ovviamente non è il suo punto di forza, ma comunque abbastanza godibile se guardate dei film, e per giocare per me è più che sufficiente. Non è un monitor da gaming, ma nei test che ho fatto con Halo e con Forza Motorsport di grosse criticità non ne ho riscontrate. Se per caso dovessi ricevere dal brand un coupon sconto o un codice, ve lo inserirò nel primo commento e nella descrizione di questo video insieme al link diretto dello store ufficiale Metz. Da Luca Tache siamo arrivati alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!